Dopo l'apprezzata intervista che abbiamo pubblicato qualche settimana fa qui su Talk a Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches, che ci mette a disposizione sempre pezzi bellissimi, rari o straordinari, insomma, da guardare insieme per discuterne, qui su Talk abbiamo pensato di dare spazio ad alcune di quelle domande che non eravamo riusciti a fare nella prima intervista, anche semplicemente per questioni di tempo. In più abbiamo risposto ad alcune delle domande che comunque avete fatto nei commenti e che ancora non avevano trovato risposta. Ci abbiamo provato con questa seconda parte. Non ne escludo una terza a questo punto perché, come mi avete dimostrato anche su Instagram, le curiosità, i dubbi sono tanti. Dato che Giulio non ha nulla in contrario, anzi è sempre molto disponibile, allora perché non approfittarne e girare direttamente a lui i vostri dubbi. Siamo stati da lui naturalmente in boutique a Bari e gli abbiamo fatto le vostre domande in questa seconda parte che ci vediamo insieme tra pochissimo dopo la sigla. Iniziamo. Giulio, benvenuto, seconda intervista, la prima è piaciuta tantissimo, però nei commenti mi hanno fatto notare che forse c'è una domanda che avrei dovuto fare in maniera più diretta. Allora io te la faccio subito come prima domanda in questa seconda intervista. Spiegaci bene, come reseller compri Rolex dai concessionari? Ciao Alessandro e ciao a tutti. Banalmente la risposta che mi viene è dire magari. Mi piacerebbe comprare dai concessionari perché mi piacerebbe tanto comprare a listino, purtroppo non accade, i concessionari non fanno fattura, quindi non è possibile comprare da loro. In più, onestamente, non hanno neanche questa grande voglia di vendere ad altri commercianti come noi. Detto ciò, categoricamente no, non ho mai comprato da un concessionario. Come tra l'altro ci avevi già detto nella scorsa intervista, ti capita di acquistare da privati, ma ancora di più da colleghi. Ma c'è una domanda che molto spesso non trova una risposta effettiva e riguarda il corredo degli orologi, sia sui vintage ma anche sui moderni, e cioè da un punto di vista commerciale ha senso pretendere o dare molta importanza al corredo, ai libricini, alle scatole, garanzia a parte che chiaramente è un altro discorso? Senso commercialmente parlando sì, al privato, al collezionista, all'amatore, comprare un orologio corredato di tutto, che siano i libricini, la scatola, il portagaranzie, compagnia bella, piace, e quindi l'orologio diventa più velocemente, più facilmente vendibile. Poi però dobbiamo anche confrontarci con la realtà. Sono rarissimi gli orologi che girano da una proprietà all'altra corredati di tutto il cosiddetto full set. Questo ha portato allo svilupparsi di un mercato fatto da chi vende libricini, chi vende scatole, chi vende i portagaranzie, chi vende i tag e compagnia bella. Quindi onestamente, economicamente parlando, no, non ha senso. A livello di fascino sì, vendi prima un orologio. È vero, è inutile negarlo. E la lucidatura di un orologio invece come influisce sul mercato? Cioè ha senso acquistare un orologio mai lucidato ma effettivamente usato e graffiato? La lucidatura è evidentemente qualcosa di importante nella valutazione di un orologio, quindi necessariamente attenzione. Poi il mai lucidato ma graffiato onestamente no, io non condivido. Nel senso che a quel punto preferisco comprare un orologio lucidato, possibilmente ben lucidato,
evito la perdita di tempo di portarlo a lucidare e la spesa di portarlo a lucidare. Il mai lucidato deve essere praticamente in condizioni da NOS o da nuovo, in alternativa non ha molto senso. Chiarito il tuo punto di vista per quanto riguarda corredi e lucidatura, tra l'altro sempre molto interessante, passo subito a una domanda spinosa e come sanno i nostri ascoltatori sono domande che tu non conosci, quindi te la faccio breve. Quanto margine fa un reseller su un orologio, tasse comprese? Beh, Ale, diciamo che penso che nessun commerciante faccia piacere che qualcuno guardi nei suoi conti per fare un po' i più e i meno, però diciamo in linea di massima il margine percentuale è sicuramente basso, parliamo di numeri percentuali molto risicati. Poi da caso a caso cambia, perché a volte, anzi spesso, abbiamo su Rolex gli orologi cosiddetti da vetrina, nel senso quegli orologi che compri pagandoli a prezzo più che pieno, sapendo che li venderai con un margine praticamente ridicolo, ma li devi avere perché la gente entra nel tuo negozio perché hai quegli orologi, poi magari non li compra ed è lì dove puoi magari sperare di guadagnare qualcosina in più nell'acquisto di un altro orologio. Una domanda che immagino ti facciano spesso e che molto probabilmente ritieni anche un po' stupida, ma te la devo fare. Acquistare un orologio è un buon investimento? Domanda stupida no, domanda ormai noiosa, permettimi di dirlo, perché la fanno in tanti. Per il mercato negli ultimi anni evidentemente sì. Acquistare orologi, soprattutto se per orologi parliamo dei grandi tre nomi che sono Audemars, Patek e Rolex, sì, ormai vuol dire anche fare un investimento, però io sono sempre dell'idea che bisogna comprare qualcosa di giusto, che piaccia e dove non si buttano i propri denari. Poi se si guadagna ben venga, ma che non sia propriamente il primo obiettivo dell'acquisto. Chi ci guarda ha ormai imparato a conoscerti, insomma, sanno benissimo che ci metti sempre a disposizione orologi straordinari da guardare, ammirare e raccontare, soprattutto qui su TOC. Sei insomma il frontman della Chiossone Luxury Watches, ma chi c'è dietro di te? Chi ti aiuta a svolgere tutta l'attività della tua azienda? Beh, insomma, io uso dire la piccola grande famiglia Chiossone, ovvero un gruppo abbastanza ristretto tra dipendenti, collaboratori e quant'altro, siamo 13 persone che lavorano ormai insieme da tanti anni e che si occupano di tutti gli aspetti di questa azienda. Quindi no, io sono soltanto un elemento, una pedina in questo gioco. Senza il gruppo né io né i miei collaboratori presi singolarmente potremmo fare nulla. Giulio, e ora ti faccio l'ultima domanda di questa seconda breve intervista, una domanda che un po' tutti i collezionisti e gli appassionati si fanno soprattutto negli ultimi mesi e forse anche in questo caso la troverai banale, però secondo me il tuo punto di vista è sicuramente interessante. Tudor diventerà la Rolex di domani? È una domanda che onestamente ho ricevuto diverse volte. Io non ho la sfera di cristallo, difficile rispondere. Per come si sta muovendo oggi il mercato su Tudor, sì, la possibilità c'è. Poi però, insomma, promettere a qualcuno o dire io sono convinto che un'altra marca che non si chiama Rolex possa avere incrementi anche del 20-30% in un mese su un modello, mamma mia, difficile sul serio, quindi oggettivamente non lo so. Ci sono le migliori prospettive, quello sì. Giulio, grazie come al solito per il tuo tempo. Ale, grazie mille, anche se magari un'altra volta qualche domanda meno difficile. Grazie.